Ciao da Fulvia e ben ritrovati sul mio canale. Vi faccio vedere questa carinissima borsina che nel crochet, quindi nella lavorazione uncinetto, è abbastanza comune. Ha una base realizzata a biscotto e poi una lavorazione a punti bassissimi intrecciati con delle fettuccine di tessuto colorate. La particolarità di questa borsina è che sono per la maggior parte stati utilizzati tutti elementi di riciclo, o se non tutti, per la maggior parte. Un'altra particolarità è la base, l'effetto biscotto che vedete qui, perché ho utilizzato uno spago, un cordone molto rigido, semiplasticoso. È un cordone che si usa nel casalinghi soprattutto per stendere i panni oppure per attaccare per l'appunto elementi di lavanderia. Ho utilizzato una fettuccina bianca e per ultimo inserito delle perline di legno. Ciò che vedete intrecciato sono elementi di riciclo, quindi di tessuto, fettuccine di tessuto presi da vecchi indumenti. Anche quella che vedete qua, effetto fantasia. Ora vi lascio alle immagini e ai dei passaggi più importanti per farvi vedere come è stata realizzata. Sono partita in ogni caso da una misura standard di 13 catenelle, che è la spina dorsale sulla quale poi si è creata e sviluppata per l'appunto tutta la borsa. Direi che al momento non ci sono altre cose in particolare da farvi vedere, se non forse ecco l'interno che ho definito con un altro tessuto di una federa di cuscino colorata per fare appunto una federa interna. Vi lascio quindi alle immagini, ci sentiamo alla prossima, ditemi se vi piace e buono spin a tutti! E quindi eccoci qui, come le più classiche borse eseguite e realizzate in crochet, ho iniziato con il biscotto, la base quindi di questa borsina. Lo schema seguito è questo. Sono partita, dicevamo, con 13 catenelle, una in più per il primo punto e poi punti bassi intorno alla catena iniziale con le 3 catenelle agli estremi di aumento e poi il secondo giro in modo alternato catenella bassissimo, catenella bassissimo, ed è il secondo giro che prevede questi aumenti. Quindi arrivati al 13°, mettiamo a fuoco, ecco, fate una catenella di aumento, entrate con un bassissimo nella prima catenella dell'aumento sottostante, altro spazio con la catenella e altro punto bassissimo dentro la seconda catenella. Lo stesso, catenella di separazione, bassissimo entro la terza catenella, un'altra catenella esattamente come dall'altra parte di separazione e poi riprendete in modo alternato bassissimo e catenella. Rifate anche l'altra parte e poi con quelli che io ho segnato in fucsia tutti punti bassissimi.
È questa la riga che ho eseguito mantenendo la catena con l'ingresso posteriore. Ora vi faccio vedere con questo piccolo spezzone come l'ho eseguita. Ecco, vi sto facendo vedere dove inserire l'uncinetto sul retro del lavoro per appunto fare la lavorazione posteriore della riga. È quindi una riga che eseguo pari ai punti sottostanti, quindi non avrà più gli aumenti, ma seguirà esattamente i punti che abbiamo fatto sotto. Sono tutti punti bassissimi. Mi fermo, dicevamo, col punto fucsia con il bassissimo qui, e poi riprendo un altro giro sempre di bassissimi senza aumenti. In questo modo io ho chiuso gradualmente il mio fondo ed è diventata una piccola barchetta, per intenderci. Vedete, questo è la riga che è stata montata in modo retro su quella sottostante e quindi si è creato questo bellissimo effetto intrecciato che ha dato il via per diciamo così, il corpo principale della borsa che adesso stiamo eseguendo in salita. Con il filo bianco, quindi questo cordone bianco che ho inserito, sto iniziando il vero e proprio corpo di quella che sarà la mia borsa. L'ho segnato qui sullo schema in verde. Ho già fatto i primi 2 punti bassi, che sono questi, 1 e 2, e adesso eseguirò a fare punti bassi per tutto il perimetro. Mentre prima ho utilizzato un uncinetto 10 e molto più spesso anche l'aiuto delle mani, visto il cordoncino dicevo così rigido, ora ho cambiato e sto utilizzando un 6. Quanto riguarda il corpo della borsa ho avuto diverse idee. Inizialmente ho pensato di utilizzare questa fettuccina bianca in modo unico, cioè utilizzare solo quella e creare un effetto rete. Gli effetti rete sono diversi, si possono utilizzare diversi punti e quindi ho sperimentato diverse possibilità. Le ho bocciate tutte perché il fondo di questa borsa è decisamente molto robusta, è proprio un cordoncino rigido e quindi è molto grosso, ha sia una vista che una sostanza molto importante. Tutti gli effetti rete che si creano quindi sopra a un cordoncino di questo tipo diventano esili, c'è uno sbilanciamento di gusto, questo è troppo rigido e questo è troppo morbido. Ho quindi preso alcune fettuccine che avevo realizzato in precedenza con dei vecchi scampoli e ho creato una sorta di corpo interno. Li ho intrecciati eseguendo un punto bassissimo, catenella di separazione, bassissimo, catenella di separazione, l'intreccio base che si utilizza anche per creare i tappetini molto spesso. Ecco, adesso sto facendo questa prova, questo tentativo. Dovrebbe risultarmi un corpino della borsa bello rigido e compatto. C'è anche la possibilità, se voi l'avete, di utilizzare magari degli altri tipi di cordonetti e personalizzarla anche eventualmente con la corda. La corda non ho voluto utilizzarla perché fa troppo pugni, diciamo così, con questo cordonetto che è più pulito, più rigido, invece la corda rimane un po' più wild, un po' più selvaggia.
Bene, proseguo in questo modo, vado a fine giro, magari faccio un altro paio di giri, adesso vediamo, vi faccio vedere poi come viene e vediamo un po' la scelta se è quella giusta. Ho eseguito qualche riga intrecciando quindi la fettuccia bianca con, dicevamo, questi scampoli ridotti a striscioline. Diciamo che il risultato mi soddisfa, vado avanti in questo modo, sono salita a spirale, quindi in pratica è un lavoro continuo. Vi faccio vedere, ecco, vedete, arrivate, questo qua è l'inizio del colore con la chiusura della riga che è in arrivo da questa parte, sono salita direttamente e ho avviato il secondo giro. Vedete che sta venendo anche carino l'interno con questo disegno. Bene, adesso proseguite in questo modo a secondo di quanto volete fare alta la vostra borsa. Io devo tenere conto anche del filato bianco che ho, non ne ho tantissimo, quindi andrò su forse ancora per un paio di giri. Voglio poi valutare la possibilità di fare una maniglietta che mi chiuda lateralmente e non due manici staccati, ma questo lo vedrò poi a secondo di quanto filo mi rimane. Un altro elemento di cui vorrei parlarvi riguarda il primo giro che ho eseguito. Ora, mentre per i giri successivi, come vi dicevo, ho eseguito un punto ed ho lasciato una catenella di separazione per inserirli appunto in modo alternato, sul primissimo giro, laddove c'è appunto l'ancoraggio alla base, per quanto riguarda solo i lati esterni, anziché saltare il punto, come invece è sulla parte laterale, ho inserito il filo bianco in ogni catenella sottostante. In questo modo non mi si stringe la circonferenza della borsa. Quindi ho lasciato i marcatori sulla lunghezza ed ho iniziato a fare dei piccoli aumenti inserendo ogni punto, come dicevo, nella catella sottostante soltanto per la parte relativa ai due estremi. Dopo i primi giri con la fettuccina bianca e le striscioline di scampoli inserite nell'intrecciato, ho deciso, proprio perché ho poca fettuccina bianca, di inserire questo nuovo scampolo. Ho trovato questo motivo un po' floreale e quindi farò qualche riga con questo nastro. Come vedete è imperfetto, ma nell'intreccio poi gran parte di questa imperfezione verrà assorbita dalla lavorazione. Come inserimento questa volta non ho inserito punto bassissimo e catenella di separazione, ma ho lasciato una lavorazione morbida soltanto del punto bassissimo. Quindi arrivate sull'ultimo del giro in coincidenza, vede, del ripristino del nuovo giro, ho inserito la nuova fettuccina di fantasia, chiamiamola così, questa verde, ed ho lasciato largo il primissimo punto bassissimo e così facendo ho sempre inserito il filo in modo alternato, esattamente come lo facevo sulla riga sottostante, ma questa volta anziché lasciare la catenella di separazione ho lasciato largo il punto stesso, quindi viene più morbido, è una lavorazione a riloga e quindi in questo modo risulta più pulito e meno stretta la lavorazione.
Terminati 3 giri con la striscia di fantasia, ho ripreso la lavorazione con la fettuccina bianca intrecciata dalle fettuccine melange marroni e grigi. Così è come si presenta per ora il corpo della borsina, e ora andiamo avanti. Per quante più righe desiderate alzare la vostra borsina, oppure dedicarvi alla chiusura. Mi sono portata avanti, vi ho lasciato che avevo fatto soltanto la prima riga sopra gli interventi di fantasia e ne ho fatti una seconda, quindi ora la borsina si presenta in questo modo perché sto arrivando a definirla nel suo complesso. Potete notare che qui ho già inserito degli scampoli a striscioline, così come avevo e ho avanzato. Ho diviso i lati con una misura ideale che ritengo opportuna per inserire una maniglia o comunque una bretella, ed ho semplicemente infilato dal retro queste strisce. Le vedete proprio così, molto brutali, molto selvagge. Ora le sto definendo meglio e ho pensato di inserire queste perline di legno che avevo appunto messo da parte, così per ancorare meglio appunto la maniglia. Adesso le sto infilando una per lato, quindi da questa parte ho già iniziato e ora mi manca l'altro lato. Sembra un po' scomposta, un po' disordinata, ma stiamo arrivando in conclusione. Sto meditando se eventualmente allacciare tutto questo ammasso di strippe di stringhe direttamente col filo bianco, anche se devo ammettere che lasciate così non mi dispiacciono affatto, perché rimangono comunque, come ripeto, molto selvagge. La borsa è morbida, sulla spalla anche, e quindi vedete rimane proprio semplice. Ho pevolata una perlina. Ok, mi avvicino alla fine e poi ve la faccio vedere terminata. Per i manici ho trovato questa soluzione. Non voglio mortificare troppo le stringhe di tessuto, però nello stesso tempo, anche se mi piacevano, non erano gestibili così lasciate sciolte. Ho ripreso la fettuccina bianca, mi sono inserita con un piccolo anello di lavorazione sulla base della mia borsa, laddove ho chiuso con un punto bassissimo l'ultimo giro, e proprio in prossimità dell'inserimento delle striscioline ho avviato tutto intorno questi punti bassi intervallati da 2 catenelle, in modo che rimanga aperto e si veda sotto proprio la strisciolina stessa. Sto ultimando il primo manico, vedete ho già inserito i 2 bottoncini di legno, ho ancora tutti i miei marcatori inseriti e proseguo così anche per l'altra maniglietta. Terminata anche l'altra maniglietta, così si presenta ora la borsina. Vedete ancora attaccati tutti i marcatori. Adesso vado a toglierli e come ultima fase preparo una piccola bustina in tessuto per foderare internamente tutto quanto. Bene, vi faccio vedere poi il risultato finale. Ecco, preparato un piccolo rettangolino. Ovviamente io avrò in vista la parte migliore del tessuto, e quindi è stato proprio molto facile perché è bastato cucire soltanto sui 3 lati. Ora filo ed ago e lo attacchiamo internamente nella parte bassa della nostra ultima catena di fettuccina bianca.